Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere quelli che sono i migliori moduli con i migliori allenatori e ovviamente poi anche gli interpreti da magari consigliarli come passive da poter mettere in campo con il contropiede veloce. Il contropiede veloce, come già ben tutti sappiamo, è uno degli stili più utilizzati, forse insieme al contrattacco, forse sono i due stili appunto un pochino più gettonati rispetto agli altri. Gli altri comunque sono ottimi stili, perché ogni stile comunque a tutti hanno sempre i propri pro e contro, ma sicuramente questi due sono praticamente i più utilizzati. Quindi io andrei subito ragazzi in campo per iniziare ad analizzare il contropiede veloce. Il contropiede veloce ragazzi è uno stile di gioco, intanto andiamo subito a vederlo velocemente perché abbiamo già fatto un video nella quale andiamo a spiegare nel dettaglio ogni stile di gioco. Mi raccomando, vi invito a cercarlo nel canale, quindi a non perderlo perché è molto interessante. La difesa quindi rimane alta. In fase di attacco chiaramente tutti i giocatori tenderanno di buttarsi verso la porta avversaria proprio per creare l'effetto contropiede desiderato. La difesa, come già detto, rimane alta. In fase di pressing, anzi no, questa prima, una volta in possesso i giocatori si butteranno verso la porta avversaria. Verso il possesso palla si fa molto pressing, quindi diciamo un po' differente rispetto a quello che è il contrattacco che abbiamo visto invece la settimana scorsa, nella quale invece analizzavamo una difesa che quando perde palla tende un pochino ad abbassarsi, i giocatori quindi tendono a fare un pochino qualche passo indietro per ristabilirsi nelle loro posizioni e cercare quindi di fare muro. Hanno diciamo però di simile il discorso che c'è sì meno pressing, però comunque quando ad esempio il nostro mediano, il nostro regista ha il pallone, i giocatori tenderanno comunque sempre a buttarsi in avanti, quindi andranno a cercare o le fasce o comunque la prima punta che cercherà di scattare in avanti, o comunque uno scambio 1-2, però sempre diciamo puntando in avanti, cosa diversa chiaramente ad esempio in un possesso palla dove i giocatori rimangono vicini, ma non è questo il video, quindi magari lo vedremo più nel dettaglio una prossima volta. Ovviamente per giocare con il contropiede veloce, quindi avere lo stile diciamo del team in modalità on, bisogna anche scegliere un allenatore che abbia come stile di gioco predefinito il contropiede. Io ad esempio ho questo Stojkovic che ha contropiede veloce 88 e via laterale 88, tra l'altro ottimo per il discorso di tattiche secondarie nella quale magari possiamo impostare un secondo stile. Ormai quasi tutti gli allenatori che stanno uscendo in quest'ultimo periodo, insomma già da un anno a questa parte, hanno doppio stile di gioco, insomma con livelli intendo importanti, non quindi 70, 75, ma con livelli 87, 85, 88. Ricordiamoci ragazzi che superati gli 87 mi pare, in automatico, o forse 85, in automatico comunque si attiva praticamente una sorta di bonus sulla squadra, cioè dove i giocatori beneficiano del bonus appunto dell'allenatore. Comunque questo allenatore praticamente vedete c'è anche delle affinità dove dice aumenta punti esperienza guadagnati degli attaccanti durante le partite del 400% e in più dà di suo un booster sulla potenza tiro di +1, quindi attenzione ragazzi perché non è niente male. Quando noi poi andiamo a mettere un allenatore che ha contropiede veloce in questo caso e impostiamo alla squadra il contropiede veloce, ovviamente ne giovano anzi gli overall di tutti i giocatori, perché la squadra è in linea diciamo con quello che è il pensiero, chiamiamolo così, dell'allenatore. Se noi invece chiaramente mettessimo un allenatore che è di possesso palla e noi vogliamo giocare col contropiede, i giocatori anziché per dire un Cafu di aver 101 o un Lionel Messi aver 105 magari avranno che ne so, Cafu 95, Lionel Messi 100 oppure 99, chiaramente andrebbe a calare di qualcosa perché non è conforme a quello che vuole l'allenatore in questo caso. Comunque ragazzi, come impostare fondamentalmente il contropiede? Ci sono per caso dei moduli che sono migliori rispetto ad altri? Ma ragazzi, io vi dico la sincera verità, io ho fatto una lista di moduli che possono essere interessanti da utilizzare con il contropiede, però ovviamente ragazzi è sempre poi discrezione personale, nel senso che secondo me non esiste un vero e proprio modulo, dici gioco con questo il contropiede è sempre devastante. Perché? Perché siamo su sto gioco e purtroppo capiamo benissimo che delle volte i moduli bisogna cambiarli spesso, delle volte i moduli durano un po' di più, delle volte un giocatore performa e un mese dopo improvvisamente diventa una schiappa, quindi
diciamo che dare una regola fissa, sempre quella generale, no. Diciamo che ci sono ecco, dei moduli, ma che sono per la fine della fiera i grandi classici, un po' come può essere anche questo che vedete appunto sullo schermo, che sono più o meno sempre funzionanti. Ma perché? Perché chiaramente sono la base del calcio, cioè se noi parliamo appunto di 4-4-2, ok, è un modulo utilizzato anche dai bambini nelle scuole calcio. Parliamo di 4-3-3, idem. Poi ci sono chiaramente tutte le loro varianti, 4-2-1-3, 4-4-1, per dire, adesso mi sto inventando i numeri, ma ci sono, vedete, c'è l'albero di Natale, c'è il rombo, c'è questo qui che ne ha, cioè, anziché avere due esterni alti, ce l'ha un pochino più, diciamo, versione centrocampisti. Tutti i moduli, diciamo, che ragazzi sono performanti, ma la cosa essenziale è appunto gli stili di gioco che andiamo a utilizzare dei giocatori in campo, perché poi sono quelli fondamentalmente che fanno principalmente la differenza, nel senso che con ad esempio una difesa a 4 con un contropiede veloce, io eviterei, come ho fatto adesso, di mettere due terzini offensivi, ok, metterei magari più un terzino difensivo e un terzino offensivo, se proprio volessi. Anche se anche lì non è completamente vero, perché io col contropiede veloce e due terzini offensivi ci sono arrivato molto in fondo in divisione 1, quasi a un passo alla divisione, scusatemi, dalla divisione 2, quasi a un passo veramente dalla divisione 1. E sì, qualcosa si subisce, magari è vero in difesa perché la squadra pressa alto, perché la squadra è sempre lì, però allo stesso tempo ragazzi fa divertire. Nel momento in cui noi scendiamo in campo e ci divertiamo, ragazzi, abbiamo fatto bingo, più di vincere 1 milione di partite tutte insieme. Cioè l'importante è che io dico sempre a voi appunto che mi seguite, è divertitevi ragazzi, e divertitevi, a prescindere dallo stile di gioco, a prescindere da chi mettete lì in campo in quella posizione, bisogna appunto divertirsi. Ci sono poi ovviamente anche le istruzioni individuali che possono essere, diciamo, una parte integrante della passiva, in questo caso del giocatore. Quindi se io adesso ad esempio andassi a mettere un difensivo, comunque avendo il contropiede veloce, andassi a mettere un difensivo su Zanetti, ok, comunque funzionerebbe. Diciamo che a quel punto, per evitare di sprecarmi un'istruzione individuale, magari metterei già di me un terzino difensivo, anche se potrebbe funzionare lo stesso, perché all'occorrenza levo appunto l'istruzione individuale, lo lascio libero di muoversi come lui si muoverebbe in campo, e di conseguenza avrei comunque più spinta sulle fasce, soprattutto se magari devo recuperare il risultato, soprattutto se magari è una partita un po' tirata e voglio cercare quello sprint in più, no? Magari metto una bella torre davanti e voglio cercare qualche cross, allora magari lo lascerei libero. Ma le istruzioni individuali, come dico sempre ragazzi, a prescindere dallo stile di gioco squadra, contropiede, possesso palle e via dicendo, è meglio darne il meno possibili, o comunque prima testare senza, poi dopodiché si va avanti a vedere le altre. Quindi ragazzi, i moduli che io avevo selezionato per voi ve li faccio vedere. Sono il 4-3-3 ragazzi, perché comunque è il modulo, come già detto prima, di partenza delle basi del calcio. Un bel centrocampo ben strutturato, dove magari ci mettiamo un collante, o comunque un collante, un incontrista, un tra le linee, oppure un collante, un onnipresente, un tra le linee, oppure un giocatore chiave anche, attenzione, non sarebbe male anche in un centrocampo del genere. Ragazzi, è un centrocampo completo, dove comunque abbiamo quantità, qualità, possiamo giocare in fascia perché abbiamo due esterni, possiamo giocare direttamente con la prima punta, possiamo creare anche un falso 9, attenzione, mettiamo due tagli al centro ragazzi, un attaccante di rientro in prima punta, e abbiamo creato un po' il vecchio falso 9 che si usava, insomma, che alcune squadre usano tutt'oggi, ma che fino a qualche anno fa era molto di moda nel calcio europeo. Il 4-4-2 abbiamo già citato ragazzi, anche qui una bella coppia di centrocampo con le solite coppie anche in difesa, attenzione, buggate che esistono, come lo sviluppo con l'incontrista. Secondo me è la coppia d'eccellenza, no? Perché il movimento che sono nella scuola calcio, uno viene e l'altro copre, è secondo me sempre molto valido. L'attacco lo stesso, se abbiamo un attaccante di rientro con invece un opportunista, potrebbe essere ragazzi un discorso interessante, soprattutto se abbiamo due esterni che spingono molto, magari duale prolifico, due giocatori chiave. Quindi attenzione ragazzi, perché veramente si possono creare delle soluzioni
molto molto interessanti. Quindi 4-4-2, 4-3-3 li abbiamo visti. Io poi andrei sul 4-3-2-1. 4-3-2-1, forse l'ho saltato, eccolo qui, l'albero di Natale, il famoso albero di Natale, ragazzi, è comunque anche qui uno stile di gioco molto molto divertente, crea tante triangolazioni, magari mettendo 2 trequartisti come giocatori chiave, potrebbe essere interessante, magari 2 mezzali di rottura, proprio di insomma di interdizione, ma allo stesso tempo comunque anche di impostazione di gioco, un po' come sono appunto Barella e Modric, cioè attenzione. E poi un mediano proprio di contenimento lì, che stia proprio lì a far da filtro davanti alla difesa. E attenzione, perché ragazzi, questo modulo da molti è sottovalutato, ma invece è un modulo molto molto divertente. Io l'ho testato insomma in diverse occasioni e veramente è un modulo divertente. 4-3 lo stesso, 1-2, anche questo è il famoso rombo che stavamo analizzando prima, lo stesso è molto forte. 4-1-2-3, ragazzi, anche questo modulo, però io a questo punto, ragazzi, ci metterei più 2 terzini proprio difensivi, ad esempio, usando questo modulo, perché abbiamo tanta presenza di giocatori in attacco, come possiamo vedere, 2 trequartisti che comunque si tenderanno a inserire, si daranno magari una mano anche a centrocampo, ma spesso e volentieri ce li troveremo lì pronti a inserirsi. 2 esterni, una punta, abbiamo un solo mediano, ragazzi, quindi facciamo attenzione con questo modulo, perché potremmo trovarci delle volte un po' sbilanciati. Il contropiede veloce, ricordiamoci ragazzi, che già di suo, ve lo dico chiaramente, bisogna essere diciamo abbastanza bravini, ecco, diciamo così, in difesa, perché comunque spesso e volentieri ci troveremo un po' scoperti, e se facciamo uscire i giocatori a caso per andare a prendere la palla e abbiamo di fronte un avversario chiaramente forte che sa usare bene il joypad, ci può mettere seriamente in difficoltà. Ci sono chiaramente, ragazzi, anche moduli comunque con la difesa a 3, anche se magari io con un contropiede veloce, ripeto, consiglio un po' più di prudenza, proprio per il fatto che si sale in molti. Però ad esempio questo modulo potrebbe essere molto interessante, soprattutto dal punto di vista che i 2 CLD, quindi il CLD e il CLS, qualora noi mettessimo ad esempio un Cafu e uno Zanecci, come abbiamo visto prima, o mettessimo che ne so, un Serginho e un altro giocatore, un Maicon ad esempio, che possono fare anche i terzini proprio di ruolo, possiamo farlo diventare anche con difesa 5. Ok, quindi i moduli con la difesa 3, ragazzi, sono molto belli, molto divertenti, molto per un gioco molto propositivo in attacco, però chiaramente, come dico sempre, non sono da non utilizzare, ma bisogna usarli con cautela, soprattutto se noi in difesa ci accorgiamo di essere abbastanza saldi, ok? O a meno che non diamo magari delle istruzioni particolari al mediano, al regista, insomma, dove allora comunque gli chiediamo di farci un po' di copertura. Questo modulo è uno dei più completi in assoluto, ok? Perché ha comunque una difesa 3, 2 mediani, gli esterni, un trequartista, 2 punte. Con la difesa 3 questo modulo veramente è molto 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 interessante, molto forte. Però chiaramente sempre il solito discorso, in difesa riusciamo a coprirci bene quando magari ci prende l'avversario in contropiede? La domanda è sempre questa, e quello possiamo scoprire chiaramente solo provando, solo giocando, solo provando a mettere magari in campo determinati stili di gioco piuttosto che altri, e lì quindi capire. Ci sono anche moduli con la difesa 5 come questo, che può andare benissimo, questa è una sorta di 4-3-3 o 4-4-2 mixato, insomma, dove comunque abbiamo presenza a centrocampo, abbiamo l'offensività dei 2 centrocampisti, degli attaccanti. Però ragazzi, io i moduli con la difesa 5 principalmente li utilizzo per tattiche secondarie, perché comunque partire con una difesa 5 siamo già un po' chiusi, secondo che avversario troviamo non ci fa uscire dalla nostra metà campo, perché abbiamo pochi uomini poi che magari si tendono a buttare, con la quale riusciamo a fraseggiare, e anche se siamo con la difesa 5 rischia che comunque perdiamo. Ma ce ne sono tanti, anche questo potrebbe essere interessante. Però ripeto, io i moduli secondo me migliori, soprattutto per chi è più nuovo sul gioco, rimangono comunque quelli con la difesa 4. Io vi consiglio sempre di partire qualsiasi stile voi utilizzate con un 4-4-2, un 4-3-3, perché sicuramente andate sul sicuro, anche se sono diciamo diverse varianti, come potrebbe essere questa, che potrebbe essere questa. Però ragazzi, sempre diciamo
una variante di questi due stili, grandi moduli, diciamo, no? che esistono. Io però, prima di andare avanti, ragazzi, e di darvi l'ultimo consiglio bonus che vorrei appunto darvi, vi ricordo sempre delle affiliazioni di Amazon e di Gamimo, due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Passando al link che trovate in descrizione, ragazzi, un modo per supportarmi completamente gratuito, quindi i prodotti li andreste a pagare sempre uguale a comprarli, diciamo, senza passare dal link. Sono invece a pagamento per quanto riguarda gli abbonamenti, ma parliamo di €1/2 e sblocchereste la possibilità di avere dei contenuti in esclusiva dedicati per voi, quindi dei video dedicati agli abbonati, ma dei video proprio anche personalizzati su di voi, la possibilità di poter giocare con me, quindi avere delle video lezioni, diciamo, personalizzate solo esclusivamente per voi. Quindi attenzione, ragazzi, perché sì, è vero che costerà magari 99 centesimi o €1,99, ma comunque, ragazzi, avete anche poi dei piccoli contributi, no? Di quello che state chiaramente, da quello che ovviamente state andando a spendere. Quindi io ringrazio chi farà anche solo una di queste cose, e intanto mi raccomando, ragazzi, se il video vi è piaciuto finora, lasciate un bel pollicione alzato, mi raccomando, seguite, se ancora non lo fate, il canale, perché sono tutti quei piccoli gesti che a me mi rallegrano molto e soprattutto sono fondamentali per la crescita del canale, insomma, di questa passione che abbiamo chiaramente in comune. Arriviamo, ragazzi, all'ultimo consiglio, che è quello poi più importante di tutti, ma ve l'ho già accennato per i più attenti prima durante il video, ragazzi, è divertitevi. Mi raccomando, non fate l'errore, ragazzi, di utilizzare un team che utilizza una determinata persona, il numero 5 al mondo, il numero 7, solo perché lo utilizza lui, perché lui magari l'ha impostato secondo le sue caratteristiche di gioco. Quante volte vi è capitato di usare un modulo con qualsiasi stile che magari usa quella persona e a voi non funziona, invece quello magari milita nei primi 10 al mondo? Perché, ragazzi, succede questo? Perché quel modulo con quei giocatori specifici, ok, con quegli stili di gioco specifici, va benissimo per lui, per come si muove lui in campo. Noi magari ci muoviamo diversamente, abbiamo un altro tipo di gioco, facciamo altre cose in campo, ok? E quindi quel modulo magari con quello stile non sono propriamente adatti. Come si fa, ragazzi, per scoprire qual è lo stile adatto a noi? Semplicemente provando, riprovando e riprovando. Per chi non lo sa, appunto, ma presumo che soprattutto anche i più nuovi lo sappiano, si può andare quindi a provare anche con le squadre base del gioco, quindi con le squadre reali, oppure semplicemente provando magari anche fra amici, o comunque provando semplicemente anche in divisioni, a costo anche di perdere qualche partita in più, i moduli e soprattutto gli stili di gioco sia dei giocatori che di squadra. Piccolo consiglio appunto finale, e mi raccomando, ragazzi, una volta che avete trovato un modulo che vi sta facendo divertire con determinati stili e iniziate poi a perdere qualche partita, non cambiate subito. Perché? Perché il gioco tende poi a risbaggarsi, magari era buggato per qualche partita, poi si risbagga e riprendete a vincere. Quindi mi raccomando, ragazzi, non state a fare troppi cambiamenti sui moduli, perché i moduli poi chiaramente sì, possono mettere in difficoltà l'avversario, ma talvolta mettono in difficoltà anche noi stessi proprio nella gestione durante la partita della squadra, quindi di come muoverci, di chi mettere magari un determinato ruolo se stiamo vincendo o se stiamo perdendo. Sono, ragazzi, tutte queste piccole accortezze che fanno la differenza fra chi magari milita in divisione 3, in divisione 4, con tutto il rispetto ovviamente per chi lo fa, e chi milita invece nei primi posti, diciamo, delle divisioni. Certo, non è solo conoscere magari lo stile di gioco, è anche un discorso di mani, è anche un discorso di saper muovere molto bene le dita. Però, ragazzi, diciamo che alcune accortezze più si conoscono e più abbiamo possibilità chiaramente di sfruttare a nostro vantaggio e di vincere le partite. Mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Io vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Taran. Ciao!